sgonfia. Eccoci qua! Ovviamente era ironico e un po' clickbait come titolo, però in realtà è la verità. Perché questo è il miglior modo per impermeabilizzare il vostro monopattino? Perché quando piove, oppure quando come oggi per me è prevista pioggia, non c'è modo migliore per preservare il vostro monopattino se non quello di prendere una bella bicicletta e di andare a lavorare con quello. Anche perché noi siamo profondamente contro l'automobile, quindi l'automobile non la vogliamo prendere. Questa bicicletta è una delle biciclette con rapporto qualità-prezzo migliori che potete trovare su Banggood. Ovviamente qua sotto in descrizione vi lasciamo il link qualora vogliate andarla a vedere più dal vicino. E adesso ve la faccio conoscere un pochino, sperando che la pioggia non ci colga impreparati. Allora, le ruote sono da 26 pollici, quindi diciamo che sono un po' fuori moda per il mercato italiano, però hanno un bel battistrada per andare benissimo su tutte le superfici e su tutte le strade. Quindi è un po' più particolare e quindi di sicuro incoraggerà chi potrebbe volervela fregare. Come avete visto nell'unboxing, all'interno della scatola, che arriva abbastanza ben imballata, troviamo un po' di tutto. Ovviamente sarà da riassemblare e sicuramente se non avete delle grosse doti meccaniche come me, ovviamente io sono ironico, vi consiglio magari di portarla da un biciclettaio in modo da avere la messa a punto migliore. Dentro alla scatola troviamo, oltre alla bicicletta e alla ruota anteriore, anche altri accessori tipo i parafanghi che ovviamente, dovendoci prendere l'acqua, sono fondamentali. Adesso andiamo a vedere un po' le componenti più da vicino. Qui troviamo subito una chicca, troviamo una bellissima forcella dell'azienda Hang Tie. Probabilmente non è il top di gamma, non vorrei essere troppo pessimista, però diciamo che per dare un minimo di comfort va bene. Ovviamente non aspettatevela a olio, ovviamente è solamente a molla. Diciamo che è fin troppo morbida perché tende ad andare sempre giù, e in più vi posso dire che l'escursione è abbastanza, parliamo di circa un paio di centimetri, però purtroppo se vi trovate a fare degli scalini sentirete un po' il rumore della forcella che va a fine corsa, non in compressione quanto in rilascio. Quindi se sentite qualche rumorino non vi preoccupate, è soltanto la forcella che va a fine corsa. Dite la verità che questi non ve l'aspettavate, ovviamente per poco più di 300 euro uno non si aspetta dei freni a disco, e invece ci sono anche quelli. Cosa che invece serve per dare un po' meno problemi sono le pinze, perché ovviamente non sono pinze idrauliche, quindi non ci saranno problemi di dover rifare livelli oppure spurghe o cavolate varie. Troviamo delle pinze meccaniche della famosissima Fandi, che ovviamente fanno un lavoro discreto, e ovviamente lo troviamo sia nella ruota anteriore ma anche nella ruota posteriore. Ovviamente sempre la stessa pinza e sempre lo stesso disco da 160 mm, e sempre qua vicino vediamo l'altro optional, che è un bellissimo cavalletto di quelli che non stanno in mezzo ai piedi, quindi quando dovrete postare la bicicletta e ci sarà il cavalletto non ve lo troverete di intralcio in mezzo ai pedali, quindi per me che sono pigro, perfetta. Piccolo appunto da fare: questo era un po' lento, quando è arrivato non l'ho controllato e quindi mi si è sfilato. Fate attenzione, ricordatevi quando arriva di dare un'occhiata anche a proprio tutte le viti e i bulloni, perché potrebbe esserci qualche cosa di un po' lento. Vi troverete con un bel manubrio non troppo largo, diciamo che non è sicuramente per fare downhill, questa è la mia telecamera, però le manopole danno un bel grip, sono di gomma morbida e questa texture tende a darvi un'ottima aderenza sulle mani, quindi va bene per quando piove. Telaio totalmente in alluminio danno a questa bicicletta un peso contenuto, si alza bene
anche con una mano. Le saldature sono ben curate e paiono avere della resistenza. Vedremo e vi faremo sapere. Poi io non so a voi, ma a me questo colorino verde e questa trama mi fa veramente impazzire, quindi anche stilisticamente non è male. Concludendo le specifiche tecniche, troviamo un cambio Revo Shift della Shimano, un cambio ovviamente, ma è freddo, entry level, quindi anche qui pochi discorsi, pochi problemi. Un cambio semplicemente a corda che nel momento in cui voi andrete a dare il giro al selettore vi sposterà il deragliatore su 3 corone nella parte anteriore e 7 sulla parte posteriore. Vi dà un totale di 21 marce che vi permettono di arrivare un po' dappertutto, quindi se siete in piano come me userete sempre le solite due, quella un po' più leggera e quella un po' più pesante, mentre per chi sta un pochino in città con delle pendenze questo potrebbe essere molto ma molto utile. Vi dico che a me è arrivato abbastanza ben tarato, ovviamente qualora vogliate fateci sapere se l'Aco vi dovrà portare un tutorial su come si regola il cambio, ma molto probabilmente su YouTube già ce ne sono abbastanza, quindi forse il nostro non serve neanche. E ora da questo tempo che non so se promette acqua o neve, vorrei trarre le conclusioni con voi. Il monopattino elettrico, come tutti gli altri mezzi elettrici, anche il monoruota, anche se il monoruota in realtà, rimanete sul canale, ve ne farò vedere uno che all'acqua resiste molto meglio. Non si può usare, e non potendo usare il monopattino, ovviamente per quelli come me che odiano l'automobile c'è bisogno di un mezzo alternativo e la bicicletta è il top. Questa nello specifico ve l'ho voluta far vedere perché è una bicicletta abbastanza entry level, non essendoci niente di particolarmente complicato, di sicuro vi darà pochissimi problemi. Una volta gonfiate le ruote qua, secondo me non avrete nessun problema. Ma oltretutto quello che vi volevo far sapere è che ovviamente su un canale come il nostro che cosa sarebbe potuto succedere a una bicicletta come questo? Ovviamente l'Aco la vuol far diventare elettrica, quindi mi raccomando, se siete interessati iscrivetevi al canale, lasciateci qui sotto più commenti possibili per farci sapere che cosa vi interessa e che kit vorreste per renderla elettrica. E noi ovviamente ci vediamo nel prossimo video dove, come vi ho già anticipato, ci sarà una cosa molto interessante, però non so se sarà il monoruota o un monopattino veramente molto atteso. Vabbè, schiacciate la campanella, vi conviene. Ciao ragazzi!